chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Allora, dottor Cambrini. Direi che cominciamo a smontare il cartellino qui da distribuzione. Togliamo la cinta, collettore aspirazione, coperchi punterie, togliamo le testate. C'hai una grossa responsabilità, perché questa è una delle macchine a cui tengo di più e soprattutto questo motore di tutta la storia mia e del programma. Quindi mettili sotto. Rifiuto e vado avanti. No. Partiamo. Un déjà vu. L'officina era più piccola, il motore era più piccolo. Ah, cavolo, era 4 cilindri. Eh sì. GT Verde continua ad andare forti. Ok, perfetto. Insomma, sto reparto qua ti piace? Mi piace. Ho fatto carino? Ci sto pure io al muro. Ti ho messo al muro? Che mi abbraccio il motore della GT. La vecchia officina e la nuova officina. Ah, si guarda questo? Bello. Come non ha preso fuoco sta macchina in 1000 modi diversi. Questo tocca ricomprarlo nuovo sicuro, Oh là! Ah! È pulito? No, sta bello in ordine, lo sai? Tagliando io lo faceva spesso perché è bello pulito dentro, È strano, per averci tutti questi chilometri. Dici ci hanno messo mano. Ma può darsi pure che hanno sempre cambiato l'olio, Madonna, è perfetto. pulitissimo. Sì. Troppo. Guarda che cosa romantica, la mia macchina mi sta dando la mano, voi non potete sentirlo, ma è romanticissimo. Un po' fredda, però. È tenera, Dio, è senza. Ok. La voglio fare chilometri qua. Aspetta. Vai tranquillo. Sei pronto? Vai. Wow. Che tocchetto? San Bataro del Brasile. Ciao mano. Insieme, Vai, io ci sto. Vai. Olè. Non stava proprio male. Ho fatto un po' di pappetta. Sì, vabbè, quella sicuramente il circuito non è mai stato pulito su sta macchina. È piena, stracollo. Vedi. Non è un'ottima idea. Così invece dei 10 ce ne cascano 100. Vai. Olè. Ok, Guarda che la frizione l'hanno cambiata pure da poco, Ma funzionava bene la macchina. Guarda. Sì. Vai. Olè. L'ho deciso fermo. Un po' di morchietta c'è. No, però guarda come sta. Sta una favola, Beh, niente male. No, va bene pure il bronzino, Però noi la rimettiamo nuovo. Mazza, Qualche righetta c'era, Non ci stiamo ricordando che questa macchina ha tipo 280.000 km. Però non fumava, No. Perché le fasce ancora stanno bene. Discretamente, dai. Ecco, vedi che non finisce mai Non finisce mai, vai. Ha fatto un po' di panzetta. Però magari col fattore che c'è il pistone maggiorato, gli diamo una pelatina. Sì, quello sicuro. Si recupera. Qui sta meglio. Ok. Te lo affido, io torno con pistoni, prima maggiorazione, Ok. camme stradali massime Perfetto. e cerchiamo di capire quali bielle, se le dobbiamo prendere, quindi decidiamo quali. Poi ti do 3 giorni di tempo per metterlo in moto. Lo faccio con 2. Marco, qua la situazione è molto peggio di quello che pensavamo. Marco, l'ho notato mentre lavoravi.
qui c'era quell'urto che avevamo già visto, però non pensavo avessero usato tutto questo stucco per riempire la botta invece di lavorarla e quindi battere la lamiera. Addirittura qua c'è un buco. Con Davide speravamo che non dovessimo usare la saldobrasatura e invece il trucco c'era, invece del sigillante hanno usato le viti e poi le hanno coperte con lo stucco. Ecco uno dei vantaggi ad avere un battilamiera in azienda. Adesso le linee sono perfette e questi dettagli vanno visti adesso, prima che la macchina vada in preparazione. Davide, come alcuni esperti attraverso il tronco leggono gli anni degli alberi, noi leggendo il supporto ti sappiamo dire che questa macchina ha avuto ben 6 riverniciature e le abbiamo anche numerate. È tutta tua! E pensare che è già bellissima così, prima di andare in forno. Da questa angolazione il paraurti sembra anche in discrete condizioni, ma poi man mano scopriamo lo stucco portante, forse credevano che lo stucco potesse mantenere il paraurti insieme. Andando avanti, qui è ancora peggio. Qua praticamente hanno fatto dei rinforzi in vetro resina, a parte tutti gli spacchi, poi l'acqua si è infiltrata e praticamente si è staccato tutto, quindi abbiamo tutta vetro resina e stucco. Ancora stucco, praticamente qua era tutto stucco e queste sono le reali condizioni del paraurti. Hanno usato del filo da carpenteria invece dei classici spillini. Il lavoro sarà lungo. Partiamo dal eliminare questo fil di ferro e sostituirli con i nostri spillini e poi andiamo con la saldatura ad aria azoto in modo da conferire una saldatura efficace e duratura nel tempo. Oh, adesso sì. La cura del dettaglio è arrivare dove l'occhio non vede.
Davide, allora? Ci sono le basi. È lei. È bella anche così, questa macchina è una cosa incredibile. Era bella già col fondo? Era bella già col fuoco, ma era bella in tutti i modi. Purtroppo quando sei innamorato vedi solo il bello. Allora, nero Yarama o Harama è un po' tanto metallico, cioè Sì. sotto queste luci si vede che è tanto grigio, però mi interessava lasciare il suo colore come è nata, quindi comunque non è proprio comunissimo il nero Esatto. Yarama sulla 156 GTA. E poi originale. È il suo e la cosa che mi importava è che fosse un nero. L'ho sempre sognata nera, doveva essere nera, è nera Ed è bella. ed è bellissima. Partiamo da Afra. Non è vero. È non vero. è vero. Qua come al solito Afra, l'introvabilità. Oh. Original, non la vedrei mai più. Cioè, questo è l'oggetto più raro del mondo, Sì. penso. Cuscinetto post, Altro livello di introvabilità. sensore, livello fari. Giusto Afra sta roba. Eppure questo, cioè, non è che... Oh, allora. Qua un sacco di cosine. Ah, la famosa Resistenza della ventola, ti ricordi ne funzionava una sola questa? Yes. Pedale, non ci credo. Ah, Originale. E staffine, completo. bellissimo. Pompa della frizione, visto che la faremo manuale. Stemma post. Nuovo. Ottimo. Mozzo anteriore per 3 cuscinetto. e 4. Cuscinetto ruota che va insieme a questi. Nuovo di stecca, originale, ci piace. Alternatore originale, perfetto. Ripetitore frizione, originale. Direi che ci siamo. Afra è tutto. Pompa carburante. Mantenere freschezza estiva. Resistenza ventola abitacolo e ventola abitacolo. Attenzione, qua c'è una corrispondenza importante. Resistore sui tablet Fiat Doblò. Sì, ma perché queste le usano un po' dappertutto, tutte le Certo. ventole, sensore pressione, lato motore, pompa lavavetro addirittura. Sì. Sensore luci stop, sensore velocità ruota destro. Ho preso un po' tanta roba. È lui o non è lui? Certo che è lui. Bella sta macchina che c'ha certi pezzi d'epoca e certi moderni. Ma poi la cosa assurda è che c'ha una marea di cose che sono solo sue, che hanno speso 1 miliardo per svilupparle, e altre cose che ce l'hanno uguali 1000 altre macchine. Cuffie, cuffiotti, queste sono le cuffie della scatola guida. Filtro abitacolo. Su sta macchina servirà. Va bene, c'è un sacco di cose da montare. Eh sì. Cominciamo. L'ansia ha fatto paraurti. Eccolo qua. Perfetto. Vai dritto, piano piano. Ok. Come ti dicevo, abbiamo deciso di lasciare il 0 Speed in magazzino. Abbiamo preso un cambio di una manuale, credo che fosse sicuramente un diesel, e quindi problemi di coppia non ce ne dovremmo avere. Il discorso delle forchette interne non si dovrà più fare niente, quindi
partiamo da una base già pronta. Come ti dicevo, soltanto un finale più cortino. Qui c'è il cambio già preparato, rimontato col finale nuovo, poi ora così montiamo il differenziale, poi possiamo chiudere tutto il cambio, tanto a questo punto dobbiamo solo chiudere la fusione sopra e la culattina del differenziale. Visto che ci siamo, vogliamo parlare una volta per tutti della differenza tra il Q2 e un autobloccante vero? Se le due ruote non hanno la stessa aderenza, fai girare a vuoto, Sì, perdi potenza perdi potenza, fai girare a vuoto una ruota e non acceleri. Quindi quello che devi andare a fare l'autobloccante è bloccare questo grado di libertà. Per esempio nel Torsen ci sono questi ingranaggi che vanno a frenare proprio il meccanismo che permette questa rotazione. Questo meccanismo è limitato dal fatto che te gli ingranaggi una volta che li hai fatti sono quelli, non puoi cambiargli i parametri di elica, di niente, quindi lui il bloccaggio che fa è sempre lo stesso. E comunque il livello di bloccaggio che può raggiungere non è paragonabile a quello di un autobloccante a lamelle come quelli che facciamo noi, che poi alla fine nel mondo delle corse tutto il mondo usa l'autobloccante a lamelle, un motivo c'è. Questo è un differenziale aperto, è classico. Abbiamo i due planetari e in questo caso due satelliti come praticamente in tutti i differenziali. E qui non c'è nessun tipo di sistema di bloccaggio, quindi i due planetari sono connessi direttamente con i bicchieri di uscita semiassi alle ruote e quando io lo accoppio al motore, se le due ruote appunto hanno la stessa aderenza, tutto questo gira come un blocco unico. Però in curva una ruota gira più piano, la ruota interna gira più piano, la ruota esterna gira più veloce e quindi lui inizia anche... Oppure quando una ruota si solleva? Oppure quando una ruota si solleva. Quindi devi andare a frenare questa cosa. Come fai? L'autobloccante a lamelle, questo blocco che è composto dai mozzetti di ancoraggio o rampe planetari e satelliti. Se io rimonto questo, ok, dentro le sue rampe, ok, e lo giro così, questo è lo stesso meccanismo del differenziale aperto. Però vedi che io non ho in mano la scatola, ho in mano una parte che va all'interno della scatola. Quando io do coppia, non do coppia direttamente a questo, do prima coppia alla scatola. Quando questa spinge, questa gira, viene data coppia dal motore, tramite queste tracce porto in rotazione le rampe, ok? Che succede però? Che siccome di fatto il satellite ingrana con i due planetari, lui di fatto cerca di spingere, quando io spingo questo succede questa cosa qua. Ovviamente adesso è tutto libero, lo tengo in mano, quindi io così posso farlo alzare quanto voglio, nella realtà si parla di decimi. Però questo spostamento cosa vuol dire? Io ho un piano inclinato, quindi di fatto questa coppia mi dà una reazione, una spinta assiale lungo l'asse del differenziale. E questo cosa va a fare? Va a comprimere le frizioni, dove ho una frizione che è collegata al planetario, quindi di fatto alla ruota, e una frizione che invece è collegata alla scatola. Vai a frenare insieme il planetario con la scatola e quindi vai proprio a bloccare quel grado di libertà da differenziale aperto. E cos'è che puoi regolare? Tante cose, ad esempio già solo la posizione della rampa. Ogni rampa ha almeno due posizioni, su alcune anche tre, cambia l'inclinazione del piano. Di conseguenza cambia la componente assiale, quindi cambia la forza che vai a fare sul pacco frizioni e quindi il bloccaggio. Anzi, a seconda delle percentuali diventa anche complesso gestire quel tiraggio a centro curva quando c'è un autobloccante forte. Questa è una macchina stradale, ti ho chiesto una percentuale insomma più civile, però si può andare sul cattivo ovviamente. Ho avuto la fortuna di trovare un'autodemolizione locale, una Crosswagon, che ha in comune molte più parti con la GTA delle altre 156. Infatti, come possiamo vedere nell'etichetta qui, c'è scritto GTA o 4x4. Ho staccato questa flangia dalla vettura che comunque era demolita per avere tutti i riferimenti per poter trasformare la nostra 156. La pedaliera del 156 manuale è questa qua. Sulla Celespeed
c'è la predisposizione per il pedale, ma non c'è il foro per la pompa. C'è il problema che questa flangia che è sigillata sulla scocca non è forata. Allora noi ci siamo scannerizzati 3D l'attacco del servofreno come riferimento e abbiamo preso il riferimento per i fori. Fatto questo, abbiamo fatto sulla scocca i fori per la pompa e abbiamo installato la pompa della frizione. Il secondo problema che avevamo era questa molla qui che fa da resistenza per il pedale della frizione e aiuta il pedale a tornare indietro. Sulla Selespeed questa flangia qui è piatta, ma per qualche strano motivo c'è un foro al centro. Allora noi con la stampante 3D sempre abbiamo rifatto l'alloggiamento della molla e l'abbiamo avvitato sulla flangia originale senza dover forare niente perché, come ho già detto, c'era un foro al centro. Fatto questo, la conversione è completa, si può installare il pedale della frizione. L'ideale sarebbe poter montare questa flangia sulla vettura in modo da non dover forare o comunque fare tutte queste modifiche, ma il problema più grande è che uno, bisognerebbe alzare il cruscotto, toglierlo dalla macchina, e due, la flangia è incollata con circa 2 cm di mastice strutturale, quindi sarebbe un problema rimuoverlo, e per questo abbiamo deciso di forare la flangia originale, che comunque non è parte della scocca ma è una flangia a parte, in modo da non dover spostare né il cablaggio né tantomeno alzare il cruscotto e scollegare tutti gli accessori interni. Attilio, buonasera. Buonasera Danilo, come va? Tutto bene, tu come stai? Sempre qua, sempre a Chiodo, come si Che dice. stai a fare bello? Jaguar, Ah, Jaguar, sempre roba vecchia, Ah. a noi ci piacciono le cose vecchie. questo che è il monoblocco Sì, questo è della il bestia? monoblocco della macchina vostra. della GTA. Come hai trovato? C'era da dare, vabbè, abbiamo alesato, quindi... Però non stava male, Ok. devo dire la Quindi i sincerità. canne abbiamo lasciato queste sue Certo, che erano abbiamo buone. recuperato le sue, rettificate, abbiamo i soliti pistoni CPS, e il tiro è giusto, adesso devi soltanto divertirti a rimontare tutto. A posto. Senti un'altra cosa invece, per l'albero motore come hai trovato? Al bromotore Sta sta a bene. posto, sì, ok. sì. Calcola che segnava a cruscotto 290.000 km. Ma i materiali di questi motori sono buoni, non c'erano deformazioni, consumo anomalo, insomma. Invece le teste? Le teste, come eravamo rimasti d'accordo, abbiamo dato una bella lavorata ai condotti senza allargare tanto. Ok, Abbiamo dato una bella sistemata alle teste, così facciamo contento Davide. Dai. perfetto. Dove ce l'hai le teste? Guarda, le teste stanno là sopra il banco. Allora che dici, ce lo Ce portiamo lo portiamo là? là così, E diamo un'occhiata pure alle testate? Guardiamo un attimo Vai, le teste, sì. tanto, senza albero. Ci sei? Vai. Senza albero è pure leggero. Allora, Ecco qua. sì, abbiamo rifatto i sedi, tutto. Sì. Le guide perfette, guarda, me le sono mangiate perché la sporgenza è minima. Guarda che roba. E allora ho fatto un condotto tutto bello. Uno spettacolo. E lo stesso l'abbiamo sullo scarico. Perfetto, precise, ottimo. Adesso ti devi divertire. Mo tocca rimontare tutto. Ale, mi dai una mano un attimo? Sì. Tiriamo fuori intanto le testate. Vai. Allora, questa è tanto la prima. Vai. Tanto è leggero. Che Attilio vedi ha rifatto tutte le canne perché erano perfette. Dentro gli hai rifatto tutta la canna perfetta, bello pulito. Tutte queste cose interne gli puliamo bene tutta la fresetta, così vedi pure qua. C'è un po' di residuo vecchio, vedi qui c'era la pompa dell'acqua. Ora verrà Davide e cominciamo pure l'assemblaggio insieme e poi dopo mettiamo in macchina. L'assembliamo qua e poi lo montiamo. Finalmente iniziamo la parte della preparazione che preferisco, l'assetto. Allora, la sospensione posteriore della 156 è un MacPherson. La sospensione deriva dall'esperienza Delta, è molto simile. Sono l'ammortizzatore che è la parte principale della sospensione, ci sono 2 elementi trasversali che sono questi centrali e un elemento longitudinale che è questo. Abbiamo deciso di togliere tutti gli elementi in gomma elastica e di mettere delle boccole rigide, queste sono da 90 Shore, le più rigide in commercio, per evitare tutti i movimenti che la sospensione possa avere e per renderla molto più precisa. Per quanto mi riguarda, nelle trazioni anteriori la sospensione posteriore è molto più importante di quella anteriore. Abbiamo fatto lo stesso sul fusello, perché questo è un elemento che viene sollecitato moltissimo sulla vettura originale. Gli upgrade che volevo fare: rimuovere questi bracci qui, che sono cavi,
per mettere dei tiranti in ergal pieni con filettatura destra-sinistra che ci ha fornito Frapp, in modo da non solo eliminare l'elemento flessibile, proprio il braccio flessibile. Questa è una lamiera stampata vuota. Infatti se vai in pista con questi, e io l'ho provato sulla mia pelle, fanno banana e tu torni a casa con la ruota che fa così. Bello. Sui Cup o comunque sulle macchine che dovevano utilizzare i bracci di serie come le Gruppo N si saldava un pezzo di ferro qua in mezzo fra le due boccole in mezzo per tenerli insieme. Tu l'hai fatto sulla tua questo, no? Sì, sul mio GTA ci sono queste con le boccole così. Ma comunque il secondo problema che hanno questi bracci è che la convergenza si regola tramite questa rondella eccentrica. È una soluzione economica per risparmiare, con 4 elementi fai tutto, però scordolando, comunque usandola in maniera impegnativa, vuoi non vuoi si sposta. Noi ci siamo semplificati la vita, abbiamo richiesto a Frapp di fare questi bracci con filettatura destra e sinistra, con un passo fine, in modo che semplicemente allentando questi qui si riesce a regolare la convergenza anche al mezzo millimetro, comunque molto, molto precisamente. In più abbiamo tolto il gioco della gomma con queste pseudo uniball stradali, comunque sono dei giunti sferici che non hanno gioco. Secondo me è un ottimo compromesso, visto che tu non vuoi fare la macchina da pista. Perché... Non stavolta, stranamente non stavolta. Per quanto riguarda gli ammortizzatori, per questa preparazione, che deve essere un compromesso fra pista e strada, ma diciamo più strada, sì. Comunque posso assicurarti che funziona anche in pista, siamo andati per dei KV variante 3. Questo ci permette di regolare la campanatura perché c'è già l'ASOLA qui. Loro sono uno dei pochi costruttori di ammortizzatori che già danno l'ASOLA. Questo ammortizzatore secondo me è un ottimo prodotto, uno perché il corpo è in inox e non si ossida, 2 hai la regolazione in estensione e compressione di circa 15 click. Loro sono andati per una molla abbastanza morbida, non è una molla lineare, è una molla progressiva, ma comunque abbastanza morbida per evitare l'effetto super turismo, cioè che il dietro si muove tanto nella prima parte della molla e poi diventa rigida quando sei appoggiato. Prendiamo i tubi freno, così il posteriore l'abbiamo più o meno completato. Allora, c'è scritto BTCC sopra, vedi un po' come di vizio. Spettacolo. GTA, BTCC. Treniglio GTA per i 330 immagino, sì. Eccoli qua. Ah, pure il gommino, spettacolo. Procediamo dunque a regolare l'altezza secondo le specifiche che ci dà KV altezza e click, in modo da avere una base di partenza per poi finirla insomma secondo le tue esigenze, però in generale io partirei dall'altezza, non dico al massimo, ma molto vicino al massimo che loro danno, con i loro click. Il massimo rispetto alla serie quant'è? Il massimo rispetto alla serie secondo me si abbassa già di un paio di centimetri. Okay. Abbassarsi si fa sempre in tempo. Io comunque in generale per questa macchina consiglio sempre di stare molto vicino all'originale, un paio di centimetri al massimo, perché poi non funziona più. I click si fanno da tutto chiuso, quindi andiamo tutto avvitato fino a quando non corre più. Il mezzo click all'inizio non si conta e si parte a contare. Loro danno per il dietro, questo è il ritorno, 12, e per la compressione 6. Anche se io secondo me per come guidi te l'estensione poi la andremo a chiudere un po', almeno 2-3 click. Qui è dove abbiamo trovato la poca ruggine che c'era sotto la scocca, quindi vado molto fiero di questo lavoretto. Abbiamo passato l'antiruggine e ho dato una botta di nero dove saranno alloggiati gli ammortizzatori. Questa era l'ASOLA per il registro convergenza originale. C'era, girando questo facevi muovere il centro del braccio avanti e indietro e di conseguenza la ruota si regola in questo senso. Ma siccome noi siamo fregni, l'abbiamo tolta e abbiamo fatto degli spessori al tornio con il centraggio esatto per il bullone a 12 che compensano quest'asola. Rovescia di là.
Questa è la regolazione della campanatura che KV offre di serie, cioè questa sola qua, come puoi vedere, regola la campanatura, ovvero l'inclinazione della ruota in questo senso qui. Tienimela massimo camber, Max camber on. Max camber, max power. Poi quando sarà gli faccio la modifica con gli spessori come ho fatto alle Mazdine. Ok, molla. Il vantaggio di avere questa sospensione, sul posteriore soprattutto, è che le ruote sono totalmente indipendenti, se non per la barra che qui non c'è perché ci mancano i cavallotti che sono a cromare, ma il comportamento del posteriore è molto più prevedibile e le ruote sono libere di muoversi in modo indipendente. Di solito questa sospensione McPherson si trova sull'anteriore, per esempio la Panda 500, la Golf, queste cose così ce l'hanno sull'anteriore, invece qui è stato scelto di metterla sul posteriore, molto simile a quelle della destra, se non per il differenziale che non c'è. Magari un differenziale ci sarà sul prossimo progetto. Può darsi. Col kit Q4 che monta qua ci va solo avvitato. Qui invece si sono inventati questa culla in alluminio molto leggera, specifica GTA perché è un po' più larga. Comunque alla fine, se vai a vedere, non è che si sappia tanto quanti pezzi specifici aveva la GTA. Una modifica importante che ci ha rubato circa una settimana e mezza è stata la modifica dell'impianto elettrico. Abbiamo deciso di mettere la batteria nel vano bagagli, di conseguenza c'è stato da adattare tutti i collegamenti elettrici in quanto la macchina ha la fusibiliera sul polo batteria e quindi c'era da spostare 2, 4, 6, 8, 10 fusibili. Per fare questo ci siamo serviti della stampante 3D per realizzare l'alloggiamento della batteria e i vari particolari, oltre ad aver realizzato una piastra in inox per il vano motore che sfrutta i fissaggi originali della batteria per tenere la nuova fusibiliera e il nuovo nodo di potenza. Scartabellando tra le varie cose mi sono accorto che il fornitore del materiale elettrico e elettronico dell'Alfa Romeo dell'epoca ha in catalogo ancora oggi una fusibiliera che sfrutta gli stessi pin che sono sul polo positivo della batteria. Quindi non abbiamo dovuto tagliare nessun filo eccetto uno che è questo qui e abbiamo semplicemente riposizionato i vari fili nelle posizioni e abbiamo adattato tutto l'impianto per far largo alla nuova aspirazione che andremo a fare. Il nuovo alloggiamento della batteria si trova nella parte posteriore sinistra. Sarebbe stato meglio a destra per questioni di bilanciamento del peso, ma in questa zona c'è l'alloggiamento originale del caricatore CD e quindi ci siamo trovati, i fissaggi già pronti, senza fare neanche un foro. Abbiamo disegnato col CAD l'alloggiamento batteria in 2 pezzi e abbiamo scelto una batteria al piombo puro che ha le stesse dimensioni del caricatore CD. È una batteria racing che ha circa 50 Ah ma ha uno spunto di 550 e quindi questa batteria permette di far funzionare tutte le componenti elettriche della macchina, finestrini, aria condizionata, pur avendo delle dimensioni ridotte rispetto alla batteria standard. Abbiamo inoltre aggiunto un maxi fusibile sul polo positivo e uno staccabatterie per evitare problemi di scarica della batteria sia in caso di incidente o un'ulteriore sicurezza. Tutte le parti che non abbiamo potuto ricomprare le abbiamo restaurate, quindi mi sono messo con le mie belle manine, ho scartavetrato tutto, abbiamo lasciato questi perché tanto poi li cambiamo, se no non l'avremmo dovuti verniciare. Poi il problema è che i fuselli sono specifici, quindi non abbiamo potuto prenderli nuovi così all'acqua di rose e non si trovano, quindi abbiamo restaurato questi qua. Tutte le parti che potevo riverniciare le ho riverniciate, trattate antiruggine, quindi barra anteriore, parapolvere, staffe e staffette, e invece tutte le parti sporche della meccanica le abbiamo fatte tropicalizzare, quindi abbiamo tutto bello come se fosse nuovo, che è un'operazione che è molto sottovalutata secondo me perché costa relativamente poco, il risultato è stupendo, è come avere tutto nuovo di fabbrica. Con Riccardo abbiamo visto che alcune parti sempre irreperibili, tipo il convogliatore, radiatore olio, che i nostri amici di Dubai avevano maciullato e riparato con delle viti da falegname. L'unica soluzione che abbiamo trovato per questo pezzo qui è quella di lasciarlo unito così com'era, scansionarlo in 3D e cercare di ristamparlo. Vedremo se riusciamo a stamparlo in un pezzo unico perché è abbastanza grandicello, altrimenti lo dovremo dividere, speriamo di riuscire a farlo tutto in un pezzo. E lo stesso anche con gli spruzzatori dei fari all'oxeno, che erano distrutti, erano stati riverniciati sulle parti rotte, insomma un disastro. Anche questo non facilissimo perché sotto è filettato così, quindi abbiamo fatto una prova di stampa
Abbiamo visto che creare il pezzo intero non era facilissimo, quindi dopo averne rotti un po', abbiamo visto che facendone 2 pezzi così, unendoli e incollandoli, probabilmente riusciremo a risolvere. Chiaramente al momento non saranno funzionanti, poi vedremo di riuscire a farne una seconda versione. Per adesso, con la fretta che abbiamo come al solito, questo è il risultato migliore. Un altro pezzo che è difficile da trovare velocemente è la traversa che regge il radiatore. Abbiamo deciso di adottarne uno in inox, che sarà eterno. Crediamo che con il pezzo che abbiamo trovato purtroppo all'estero risolveremo tanti problemi e soprattutto risparmieremo tempo. Per liberare ulteriormente il vano motore abbiamo deciso di adottare una pompa dell'olio elettrica. Questo non vuol dire che avremo l'idroguida elettrica, ma solamente la pompa elettrica che fa girare l'olio all'interno della scatola. L'età della vettura si intuisce anche dalla condizione dei corrugati che proteggono i fili, infatti al tatto si sbriciolavano tutti quanti. Ho schiavizzato il povero Davide per cambiarli tutti quanti per una questione di sicurezza, in modo da non trovarci poi con dei cortocircuiti o comunque dei fili tagliati. Per quanto riguarda i fari invece abbiamo deciso di sostituire i proiettori con dei B-LED moderni. Questo perché l'interno dei fanali che abbiamo trovato era disintegrato e quindi abbiamo colto l'occasione per modernizzare un po' la parte interna. Gli abbaglianti sono gialli mentre i nuovi proiettori sono azzurri. Questo era così anche nel fanale originale, perché aveva il proiettore Xeno che faceva una luce bluastra e invece la lampadina per l'abbagliante era normale, alogena, come si usava all'epoca. Noi poi provvederemo a sostituirle tutte con delle lampadine dello stesso colore solo per una questione estetica. Per rendere il vano motore sexy e fascinoso abbiamo deciso di usare un foglio in fibra di vetro. Questo, oltre a rendere tutto brillante, bello e pulito, protegge l'abitacolo dal calore. Quello originale era uno stato pietoso e quindi questa è l'unica soluzione che abbiamo trovato per renderlo sia bello sia funzionale. Riccardo è partito per Sebring e ce l'ha lasciata pronta da portare via. Allora, ci sono un po' di cose, ti ho portato. Sì. Qui Afra ci ha mandato le guarnizioni mancanti, quindi il rasavetro, qua ti ho messo dentro l'antenna, così abbiamo anche La guarnizione? Sì, sta qui dentro. Ok. E sempre Afra ci ha mandato la parte interna del pannello porta. Parapolvere interno. Sempre Nereus ci ha portato le maniglie, ma queste si trovavano facilmente, però queste erano usate perfette, praticamente Benissimo. nuove. Quindi ce l'abbiamo qui dentro, poi te le apri tu. Va bene. Dietro abbiamo spostato la batteria qua. Adesso abbiamo ricostruito tutto. Ok. L'unica cosa, questo gli ho dato un'aspirata io, ma Va vabbè. pulito per bene? Sì. Ok. Lì c'è la batteria nuova col suo pannello e il suo supporto, Ok. con lo staccabatterie e tutto quanto. Quindi Sì. adesso tu, per fare le prove che ti serviranno per il tettuccio apribile, i fari e quant'altro, attacchi la batteria e la batteria è carica. Perfetto. Ti faccio vedere anche gli anteriori. Qua abbiamo sostituito i proiettori originali con i B-LED, esteticamente identica, Sì. però insomma l'abbiamo portata un po' nel 2025. Qui vabbè, PPF per proteggere i fari che sono preziosissimi. Qua ti abbiamo rimesso la culla provvisoriamente e così ce l'hai su 4 ruote e te la possiamo sposti. muovere. Esatto, scatola guida montata. I cerchi non sono quelli definitivi, sono sempre quelli muletto. Parasassi. Te li faccio vedere, vieni, sono di là. No, qui ci sono i cerchi. Vabbè, sono normali, originali, fatti grigi originali. Ah, Però belli. Belli. alla fine ci avremo tutto perfetto. Con le sì. Cap 2, Michelin perfette, 225. Spettacolo. Qua Quindi ci mettiamo qua- il nano, eh? Ah, ottimo, Sì, sì. Ottimo. Nano interno e esterno, così ti aiuteranno a mantenerli più puliti. ottimo. Neanche sapevo che esistesse. Invece i benedetti parasassi fanno schifo, te lo dico. Questi qua sono Crosswagon, Ok. quindi sono quasi identici perché la Crosswagon comunque era un po' più larghina delle normali. L'unica parte dove non ti ribatterà è all'attacco della minigonna anteriore. In qualche modo li salviamo e li adattiamo. Ne manca uno, vediamo se lo troviamo, sono 3 su 4. Volante per adesso ti ho messo questo qui che è preso allo sfascio, è distrutto ma giusto per poterti spostare. Cerchiamo di salvare il suo, l'unica cosa è escludere i paddle da dietro, Ok. perché il suo è bello e non è facile da trovare. Quindi lo restauriamo chiudendo, I paddle eliminando dietro, sì. Ok. Se è una chiusura reversibile mi fai proprio più contento che mai, se no non mi interessa tanto perché tanto non tornerà mai a essere un Series Speed, questo è sicuro. Sterzi tu, sterzo io?
Vai, sterza tu, vai. Ok. Sei tu il pilota. Vediamo il quadro. E dove andiamo qua? Già è bella da guidare, eh? Nudo. Anzi, mo vado Vieni in modo qua, fammi marinaio. qualcosa. Prego. Allora, siamo arrivati a questo punto. Mi hai fatto un 5 cilindri, mi hai fatto? Eh sì, perché almeno va un po' più Te ne piano. sei perso uno. No, abbiamo perso uno, no, sta qua che lo montiamo insieme, però prima di montare il cilindro ci montiamo l'albero. Però prima di montare l'albero dobbiamo aprire la scatola. Però prima di aprire la scatola, no scherzo. Vai. Gli iniettori da William. Perfetto. Tutto l'ambaradan di Afra. Guarda la nuovezza. Oh. Hola. Bronzine. Bicchierotti. Bicchierotti che erano rovinati, bobine. Oh, vedi che bello tutto Perfetto. nuovo. A te l'onore. Dai. Te lo tengo dritto. Vai. Lubrificateli poco poco tutti sopra, bene col dito. Io mi apro intanto quelle di banco. Piano piano. Questo è il primo. Tira. Vai, puliscila prima di posarla però. È pulita. Te pare? I germi si annidano dappertutto. I germi sì, perché ci devi mangiare qualcosa, capito? Questo va così. Scorre perfetta. Ok, adesso. 2 e 3. Adesso dobbiamo mettere qua così. Perfetti, bravo. Top. Guarda, se respiri questo per tutto il giorno, inizi a vedere cose che non esistono. Allora, vai. Allora. Perfetto. Vai. Ok. Che belle, vedi? Adesso dobbiamo mettere un pochino. Non ti vergognare di questi gesti, è perfettamente mascolino. Vai, vado tutto il palo di là. Scendiamo pari, Pari. Vabbè, questi non ho fatti cromati, dai. È dorato. Voglio pure questi dorati. No. Esageriamo. Bello. Non beccasti le roscene in cui dico al mio motore che è bello e non dovrebbero sapere che io parlo da solo veramente. Quindi cancella. Vai. Una e va il bicchieretto sopra. È una bella rottura di c***oni, Ma fallo tu infatti. E tu che fai? Te guardo. Sì. Guarda che bellezza, tutto lucido là dentro, bello. Guardale. Le valvoline. L'ordine. 1. Lui. 2. 3. 6. 7. Quando ci sei, andiamo. Vai. Ok. A posto. Non è cioccolata. Cristian, io ho tolto la graffetta, però qua serve la leva per poter sganciare lo schienale. Vai, prima tu. Ok. Ecco qua la sorpresa. Quindi il proprietario camminava sul ferro praticamente. È il classico problema su tutti i sedili profilati e sportivi. Purtroppo la spallina sali e scendi fa questa fine.
Allora Cristian, questo qua poi dovrai recuperarlo, quindi ripristinare la spugna, però sfoderiamo anche l'altro perché se riusciamo a invertire le spugne, questa spugna del saliscendi più usurata la spostiamo dall'altra parte in modo che se la trova all'interno, viceversa la spugna buona dell'interno del lato passeggero andrà al lato guida, in modo che Davide potrà avere sostegno e vita lunga al sedile. Perfetto, procediamo. Ok, il Pandoro, Cristian, visto c'era già il rinforzo, quindi nel 2004 iniziavano a mettere il rinforzo sul ferro, ma non ha evitato la rottura della spugna, dovrei farlo in pelle qua, così mantiene di più e non in TNT. Quindi adesso devi procedere col taglio della spugna, giusto? Sì, devo sagomarla e renderla più possibile uguale a quell'altra. Lavorare sulla vera pelle è tutta un'altra cosa, ormai si lavora quasi sempre su similpelle. Quando dicono che il diavolo sta nei dettagli, Cristian sta riproducendo i riferimenti direttamente sulla pelle. Davide non lo saprà mai se non attraverso queste immagini, ma i particolari che contano in un restauro sono anche quelli che non si vedono. Ci siamo. Marco, ecco qua. Ora dobbiamo scucire quella originale e andarci a cucire il pezzo posteriore. Eh sì, così poi possiamo procedere con il vero restauro poi conservativo del resto. Molte persone non sanno che queste cuciture sono in realtà finte, o meglio decorative. Le cuciture che tengono insieme i lembi di pelle sono all'interno. Eccole qua. Ah, che goduria quando arrivano questi pacchi da parte di Afra. E per un appassionato avere ancora lo scatolo originale dell'epoca non ha prezzo. Spettacolo puro. Ah, sono arrivate anche le coppettine nuove. Si notano poco, ma queste pellicole garantiscono una protezione dai raggi UV e quindi gli interni protetti e Davide può stare tranquillo. Davide, buongiorno. Buongiorno. Che hai portato? Ti piace? Guarda che macchinetta. Dove l'hai trovata quel kit originale? Questa era del papà di mia moglie, di Veronica. Tutte le fortune. È ritrovata e l'abbiamo ricomprata. L'hanno ricomprata loro col fratello. Vieni a vedere un motore cognato. più serio, vieni. È arrivato tutto a posto, sano e salvo. Perfetto, così lo montiamo. Guarda, bella pure la moquette, bellissimi. Beh, pure il volante hai ritrovato? L'ho ricomprato, non è il suo perché il Series Speed è poco diverso. Ho preso quello giusto e stava già benino, poi Sarro l'ha fatto tornare Bellissimo. perfetto. Anche i tastini ha risistemato. Sì, infatti vedo, sono proprio come nuovi, bellissima dentro. La pedaliera non c'era questa, non c'era un pedale. L'abbiamo trovata giusta, l'abbiamo restaurata. Poi visto c'hai gli interni tutti neri, che è difficile Sì, perché sì. di solito sono bicolori. Poi Riccardo ha fatto la batteria dietro. Fantastica. Sa di concessionario un sì, po', Sì. Purtroppo a casa non Ti possono riporta proprio sentirlo, indietro. però sa di concessionario. Bella, la scritta dietro fantastica, bellissima. Qua è stata un po' un'avventura perché non esiste il ricambio e l'unico che ci somiglia un po' è quello del Crosswagon. Però non è identico. E poi Sarro l'ha sistemata in modo da essere Da adattare, meno, insomma. meno peggio. Però nuovi, niente. Come era prima, praticamente è nuova. No, beh, questa c'aveva tutte
le pellicole di quelli di Dubai, qua era tutto nero, ma nero-viola, era orripilante. Sì, ma ricordo che era brutta proprio. Invece adesso la pellicola c'è ed è quell'anticalore che ferma tipo quasi il 100% dei raggi solari, quindi se tu d'estate la lasci all'aperto così sembra di no, ma ti rimbalza Non tutti. entra sì. il sole dentro. Ho studiato la lezione di Sarro, sì, che bravo. Questo è quanto. Dobbiamo montare questa qui. Bene, falla accoppiare bene dentro. Se hai messa tutta bene, vieni qua poi, così la montiamo. Mettiamo così perché c'ha la filettatura. È arrivata la farfalla che Sidat ci ha spedito. Come abbiamo detto, derivazione Cayenne, perché abbiamo scoperto che è la misura perfetta per la modifica che volevamo fare noi. Quindi, caro il mio bel Riccardo, il nostro amico Simone ci ha fatto questa modifica qua. Abbiamo comprato questo pezzo, però va adattato per il diametro diverso e quindi l'abbiamo dovuta abbassare e tirare a livello. Bellissimo. Ed è perfetto. È un pezzo unico, guarda qua. Perché magari qualcuno compra questa, non fa questa modifica, è come non averlo fatto. È sempre una via di mezzo perché ci vorrebbe il plenum grande, però... Perfetto. E questa è la farfallona del Cayenne. Ok, così poi ci facciamo un'aspirazione tutta raccordata da davanti E ci siamo. e fai 8000 giri. Vai. Ok, allora metti un bullone. Tra l'altro questa è durissima. Una delle parti più critiche dell'applicazione del V6 Alfa Romeo alla trazione anteriore è il motore in avviamento che si trova a pochi centimetri dallo scarico. Per questo motivo ci hanno applicato una parati anticalore, anche se dopo pochi chilometri i motorini hanno la brutta abitudine di saltare via proprio per l'eccessivo calore. Purtroppo non possiamo farci niente, ma abbiamo messo un motorino nuovo. E arriva la battuta. Wow! Il mastro carrozziere, te. Perfetto. C'è anche supporto radiatore. Ok, abbassa la macchina piano piano. Vediamo un po' di cominciare a centrarci. Vai, 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 vai. Ancora. Piano, piano. Vai. Pochino, pochino, pochino. Fermo. Un po' preoccupati perché il supporto motore, questo qui lato passeggero, sembrava molto diverso da quello originale. L'originale non era male, ma questo nuovo sarebbe stato meglio, per fortuna ci è andato, sembrava di no. Quindi ottimo. Bravo Riccardo. Bravo Riccardo, brava Afra. No, Riccardo. Brava Afra e bravo Riccardo. Bravo Davide. Che macchina, ragazzi. Eccolo qua, a casa sua. Sei contento? Vedo che sei contento. Sei contento. Enne Technology nei primi anni 2000 ci contattò per sviluppare l'impianto di scarico della 156 GTA. Ricordo che collaborammo con i progettisti dell'Alfa Corse, i quali dimensionarono i tubi primari, secondari, tutta la linea dello scarico. Mi ricordo che sviluppammo soprattutto il collettore in vettura lì a Chivasso, dopodiché che abbiamo realizzato il primo prototipo. Loro hanno fatto tutti i test che dovevano fare, poi non abbiamo più saputo niente perché
non ci è dato da sapere come mai avevano deciso di interrompere questo progetto e alla fine abbiamo deciso di metterlo sul nostro catalogo e di equipaggiare le vetture della nostra clientela con un impianto di scarico nostro sviluppato per macchine da corsa. Per più di 10 anni siamo stati fornitori principali sia di Fiat Autocorse, di Alfa Corse e di N Technology poi. Riguardo a questa vettura, quando Davide ci ha chiamato per venire qui all'Aquila a vedere la sua nuova sede e per equipaggiare la sua auto con il nostro scarico, siamo stati subito entusiasti e siamo venuti appunto per seguire tutte le fasi di montaggio di questo impianto di scarico per un'auto che è storica, memorabile e insuperabile. Vieni Riccardino, vieni. Che è giunto il momento. Alleluia. La tuberia di TBF ce l'abbiamo. Ah, ho fatto pure quelli del riscaldamento. So che tu non sei abituato ad essere sobrio, ma... Sì, neri perché Sì. rossi e blu non è che... No, non è questa la macchina per fare queste cose, quindi... Il radiatorista l'abbiamo montato. XXXXL. Ci siamo quasi. Manca i raccordi dell'olio e l'aspirazione dobbiamo fare, però intanto la mettiamo in moto e vediamo che succede. Abbiamo messo questa traversa in alluminio qui sotto che regge il radiatore, così ci evitiamo il problema che avevamo prima, che si pieghi, che si storca, che si arrugginisca e quant'altro. Quindi tutta la zona adesso anteriore è forse anche un po' alleggerita pure. Beh sì, un po' di peso si è tolto sicuramente. Certo non so 100 kg. Vabbè, però là davanti pesano, quindi va bene. E abbiamo messo l'oliocambio, quindi sì, manca veramente poco. Il peggio manca. Momento topico della puntata, la parte forse più importante è quella che aspettavamo di più. Siamo arrivati al punto di poter iniziare a provare gli innesti, già è tutto collegato, quindi abbiamo anche messo uno short shifter, quindi l'innesto è molto più secco e sportivo rispetto a una normale 156. Siamo pronti per rimettere anche le parti estetiche, quindi le 2 cuffie, pomello, cambio è qui. Abbiamo trovato uno simile all'originale, ma l'originale è veramente introvabile. Al momento non è venuto fuori. Se mai verrà fuori lo prenderemo, ma le differenze sono veramente poche. È quasi tutto giusto, tranne che il GTA vero ha un anello qui intorno. Per il resto è molto simile. Marco Sarro ci aveva salvato le cuffie. Abbiamo trovato anche il bottone freno a mano, corretto. Questo aveva perso tutto il suo colore. Afra ci ha trovato uno di questi nuovo, che è un'altra cosa abbastanza introvabile. E Riccardo nel suo magazzino infinito di pezzi GTA ha trovato anche il famoso schermetto introvabile, originale, che va qui dentro. Ok, abbiamo il suo pulsante. Ok, eccoci. Anche la cuffia freno a mano ce l'ho. Penso che sia il momento. Ci somiglia. Sei contento? Vedo che sei contento. Comunque fa paura, Sei del primo JTD del 115. È bella, bellissima. Fai alto ma non va più giù. Ciao. Siamo arrivati al momento dell'avantreno in tutti i suoi componenti, tra cui sospensioni e anche e soprattutto freni. Quindi Motor Quality ci ha già mandato un po' di pezzi, prego. Grazie. E finalmente vediamo questo che è una delle cose che aspettavo di più. Yes. Pure la scrittina GTA ci hanno fatto. Super Touring Car Championship. Spettacolo. Adesso il dottor Riccardo ci illustra tutto questo ben l'ambaradan. di Dio. Allora, l'avantreno sicuramente è la parte della vettura dove siamo intervenuti maggiormente. Cominciamo dai freni, che diciamo è la cosa più semplice, tra virgolette, ma non ultima in importanza, anzi per me è la prima cosa. Abbiamo chiesto a Motor Quality di farci una campana flottante, in quanto non vogliamo rischiare che con la temperatura i dischi si storcano e quindi vibrino.
Loro ci hanno mandato delle pastiglie HP2 che per la strada sono un buon stradalone, anche per fare qualche puntatina in pista. Certo non è una pastiglia per fare 2 giorni track day, però è molto molto valida secondo me. Per quanto riguarda l'impianto frenante, le GTA uscivano col 305, quindi la pinza della Delta, del Coupé, della Focus RS prima serie. Poi Alfa Romeo l'ha cambiato con il 330. Questa pinza ha il vantaggio di avere una pastiglia molto più grande, diciamo che quella del 305 è circa 3/4, è molto più fina. E soprattutto con questa forma di pastiglia è stata usata per anni nelle competizioni, ovunque, quindi c'è tutti i tipi di mescola possibile e immaginabile, ma comunque Motorquali ci ha fornito già quello che ci serviva. Il disco è aumentato di diametro da 330 a 332, è molto più leggero dell'originale, essendo la campana in alluminio e il centro vuoto, è proprio un vero disco da competizione, sembra un Super Turismo, anzi un Super 2000. Che avevano i cerchi da 17. E poi abbiamo adottato anche qui, come nel posteriore, dei tubi in treccia per non fare l'effetto polmone. Ovviamente le pinze sono state revisionate in quanto erano in condizioni pietose visto il chilometraggio della macchina, abbiamo cambiato gommini, parapolvere, passaggi dell'olio e riverniciate con la scrittina Alfa Romeo. Bellissimo. Già con l'impianto 330 e le pastiglie stradali la macchina frena forte, così. Tanta roba. E poi qua le proprio... modifiche... Come si dice all'Aquila, si sprecano. Si sprecano, esatto. La Mantrana 156 è un quadrilatero alto, che vuol dire che loro nello spazio di un MacPherson, cioè di una sospensione classica con ammortizzatore che gira, hanno messo il doppio braccio, cioè composto da un braccio superiore, un braccio inferiore, che è questo, e il fusello. Questo per far sì che la sospensione recuperi camber e incidenza per via di questo braccetto che muovendosi non si muove dritto, è un po' inclinato. Il braccio superiore l'abbiamo modificato in questo modo, abbiamo preso un braccio standard fornitoci da Frapp e abbiamo installato, oltre che delle boccole in poliuretano, delle boccole eccentriche. Questo può servire sia da correzione di camber sia da correzione di incidenza. Noi nel nostro caso, avendo già la correzione di camber al braccio inferiore, lo useremo per fare più incidenza possibile. Il mio obiettivo è stare sui 10-12 gradi. Più incidenza si ha e più la macchina è stabile alle alte velocità. Il contro è che si avrà lo sterzo un po' più duro, ma diciamo a noi che siamo professionisti il mio obiettivo è fare un anteriore super preciso, sharp come si dice adesso con l'inglese. Esatto. Quindi vorrei tanta incidenza per far sì che questo volante sia super preciso e comunque lo metti dove vuoi, e abbastanza camber da usare tutta la gomma in appoggio, soprattutto sul veloce, con un retroterno abbastanza fermo, perché sul veloce poi giovane, visto paura. che il modello si presta abbastanza. Esatto. Il braccio inferiore abbiamo forzato il povero Simone di DG fuori dalla sua comfort zone, perché lui ce li aveva già in catalogo con le Uniball, anche molto belli, però come detto prima per strada con le Uniball è un problema. Allora ho chiesto di rifare il braccio utilizzando delle boccole in poliuretano, ma la modifica interessante è qui andremo ad aggiungere degli spessori a seconda di quanto camber ci serve. La mia idea è che vorrei fermare un po' il movimento della scocca, visto com'è di serie che si inclina però funziona, vorrei fermare quel movimento a inclinarsi e recuperare l'angolo con gli spessori, quindi la mia idea è stare su un po' più di 2 gradi. Per quanto riguarda l'ammortizzatore, come sul posteriore abbiamo dei KV variante 3, sono regolabili in compressione e estensione come sul posteriore. C'è una molla da 70, onestamente pensavo che era un po' morbida, però poi l'ho provata sul mio di GTA e sono abbastanza soddisfatto per uso stradale, anche pista. È un po' morbida davanti. Sì, è facile, con questi ammortizzatori qua la macchina è molto facile, soprattutto dietro se la senti che si appoggia e tu poi te la metti dove ti pare, quindi direi che questi è una garanzia per me. Poi hanno 30 click, una cosa del genere, quindi ci possiamo fare. Che altro? Montiamo. Asse anteriore, rebound 9 click e bump 5, quindi adesso la settiamo come suggeriscono loro. 9 abbiamo detto. 9. Occhio che là sono filettature sull'alluminio, c'è il vizio di sfilettarsi. Dottor Alzheimer. Helmut Alzheimer, lo ben so. Stai rivedendo? Chi ha di mazzo? Abbiamo dovuto fare una piccola modifica dell'ultimo secondo, ma niente di serio.
Abbiamo messo i tubi dell'olio in questa posizione e i bulloni lunghi erano molto molto vicini a questo tubo qua che sì non si muove ma non si sa mai. E quindi abbiamo dovuto accorciarli perché in commercio di questa esatta misura non ci sono. Idrorepellente quello bianco, così se lo dobbiamo rismontare per qualche ragione. Non è una cosa che non mangerei questa però, eh? Lo consigliano 9 chirurgi su 10. Sei proprio manesco, sei. Questa è la testa proto, come avevo detto, che ci ha fatto il caro amico Simone di DG. E qui, come vedete, si inseriscono gli spessori che fa il cambio. Adesso abbiamo aggiunto 2 mm circa per aumentare un po' la campanatura originale, poi andremo a regolarlo bene sui pianetti. Si vede, insomma, è una cosa abbastanza grezza, è un prototipo per farci provare che vada tutto bene. Poi la farà dal pieno in modo che sia affidabile. Secondo me davanti in 0,5 è più che sufficiente. La macchina è a terra finalmente, il prossimo passo è di provare la messa in moto. Sappiamo di non avere il debimetro definitivo, quindi adesso abbiamo attaccato questo qui provvisoriamente, quindi la macchina avrà un sacco di aria, tutto sballato, ma non ci interessa. L'importante è capire che il motore giri, che funzioni e poi ci mettiamo a lavorare sull'aspirazione. Abbiamo preso da TBF delle curve da 90 in modo di poter adattare il debimetro che sarà quello della Enzo. Abbiamo preso un filtro spring filter da mettere nell'airbox originale o forse quello della 166. Vediamo quale ci sta meglio. Per il resto direi che siamo abbastanza pronti. Se il dottore mi dà l'ok, io ci proverei. Dai quadro. Prova. Niente. Niente. Nessun codice errore, tieni un secondo, fammi provare una cosa di là. Solitario ce l'hai? Sì, anche campo minato. Ottimo. Metto una quarantina di cavalli in più, tanto. Ok, temperatura, aria la vede, quindi il debimetro è collegato. Protossido d'azoto, on. Danger to manifold. Spegni il quadro per favore un attimo. Ok, ridai il quadro. Questo computer sta a 850 gradi. Lo so, questo computer è d'epoca. Ok. 236.838 km. Qua ne segno 84.000. Ha fatto 255 fuorigiri. Veramente? Il regime massimo motore 10.200 giri. Complimenti. Ma che manco una macchina da corsa. Ok. Prova. Fuoco non l'abbiamo preso. È già qualcosa. Bisogna controllata davanti. Quando l'acqua arriva a 65-70 poi dà un po' più di gas. Ok. Temperatura acqua 60 adesso. Siamo a 65 gradi acqua. Per esigenze televisive adesso possiamo già farvi sentire un po' di più. Sembra bella arrogantella. Siamo arrivati finalmente al momento di assemblare l'aspirazione. Stiamo decidendo ancora se montare l'airbox del 166 che è leggermente più grande in litraggio oppure il suo originale. Le modifiche che apporteremo sono i manicotti da 90 per raccordarci alla farfalla, quindi faremo tutta l'aspirazione a 90 con i tubi in silicone di TBF, per una cosa del genere circa.
Abbiamo spazio visto che la batteria è stata spostata nel vano bagagli, e sempre per mantenere il diametro a 90 abbiamo preso il debimetro del Ferrari Enzo 599 o Ducato 3000, che è maggiorato rispetto all'originale da 76, leggermente più grande. E per quanto riguarda l'elemento filtrante abbiamo scelto uno spring filter che non è il solito in cotone impregnante, ma un elemento filtrante asciutto. Funziona. Questa è la differenza rispetto all'elemento filtrante in carta originale, cioè ha una capacità di filtraggio maggiore, più permeabilità dell'aria e sicuramente prestazioni migliori. Inoltre è lavabile, quindi è riutilizzabile. Ovviamente per poter montare il debimetro e il condotto maggiorato finito verrà più o meno così. Qua c'è la farfalla circa, e dovremo realizzare molti pezzi con la stampante 3D. L'adattatore è qui, o nel caso useremo il box del 166, il tappo completo, e per poter far funzionare l'aspirazione da 90. Lo stiamo facendo per cercare di far arrivare più aria possibile al motore e per fare il condotto uniforme dal filtro alla farfalla che è maggiorata. Nella massima evoluzione della Alfa 156 con motore busso non abbiamo bisogno di andare a montare una centralina racing, ma possiamo andare direttamente a modificare la zona calibrazione nella centralina originale. Possiamo utilizzare un programmatore come Flex per andare a leggere l'external flash e estrarci la zona calibrazione e da lì effettuare le modifiche desiderate. Come possiamo effettuare questo tipo di operazione? Con un X editor come StageX. $2.500. Vai tutto. Ah, 2,54. Perché ancora non è pulitissima qui. Abbiamo sempre questo buchino. Terza? Sì. 15 secondi. Allora, ok. Terza a 3.000 giri. Facciamo in quarta. Un pelino meglio adesso. Sì. Finalmente 156 GTA, il ritorno in pista, macchina assolutamente clamorosa, con le modifiche che ho sempre sognato. Violino di Arese, come suona? L'eleganza estetica della macchina si riporta totalmente nella sua dinamica ed è di un bello e di un pulito che, associati a questo motore, al suo carisma, alla sua cattiveria, alla sua coppia, alla sua voce, ne fanno una macchina spettacolare, spettacolare. Ci abbiamo ovviamente lavorato un po', l'abbiamo provata, l'abbiamo regolata, ma già di serie e già su strada è una macchina meravigliosa da guidare, con uno sterzio che tuttora credo sia uno dei migliori nella storia delle macchine di questa categoria, di questa fascia di prezzo, senza scomodare supercar varie. Considerate, è una berlina da famiglie, 5 posti veri, un portabagagli vero, una comodità oggettiva di utilizzo in tutti gli ambiti. Quando uscì con questo nome GTA, pensando che fosse anche più pesante delle normali 156,
Io un po' mi indispettii da grande amante delle GT, GTA, Junior negli anni 60, mi sembrava un po' una presa in giro, ma in realtà è stato solo mal raccontato. Tutto l'alleggerimento che è stato operato sulle GTA è oggettivo, ma purtroppo non si è saputo. La quantità di componentistica specifica delle GTA è impressionante, è anche antieconomico al massimo. Sicuramente Alfa Romeo a suo tempo ha speso molto più di quello che aveva in tasca per fare quest'auto e si è visto e si vede in tutto. Il risultato è che chi la comprò e chi ce l'ha ancora sa quanto sia speciale. Guarda, esce forte da là. Sì. Ed è speciale soprattutto per me, che davvero l'ho sognata da ragazzino. Una vera e propria storia d'amore soffertissima, perché la mia 156 morì a Vallelunga subito dopo le Cimini e chi se lo scorda. E guidare di nuovo una 156 per giunta, una GTA preparata, uno di quei desideri che ho avuto per tutta la vita e che finalmente sono riuscito a realizzare. Consideriamo che la macchina ha il suo pieno peso di utilizzo normale, quindi tutti i sedili pesantissimi perché comodissimi, e anche il riscaldamento e tutto quello che doveva avere una berlina, e nonostante questo è di un'agilità che fa impressione. Cioè, se la svuotassi, se ci mettessimo dei sedili da corsa, se io potessi star seduto un po' più in basso, con un volante più ravvicinato, le solite cose, avete idea di che roba diventa questa? Ah sì, diventa la campionessa d'Europa più di una volta. E non c'erano BMW, Audi o Seat che potessero starle dietro, nonostante la trazione anteriore. Se vi ricordate, le gare partivano sempre davanti perché in qualifica erano più veloci. Dopo 200 metri le BMW e le Audi andavano davanti perché le partenze erano assolutamente migliori con quel tipo di trazione, e a curva 1 di nuovo Giovanardi, Larini e compagnia erano davanti di nuovo, inesorabilmente. L'ultima Alfa Corse Nord Auto di Mauro Sips e Monica Bregoli, con i loro piloti incredibili, una storia mai troppo celebrata, e prima o poi bisognerà guidare una Super 2000 o una D2. Ridendo e scherzando ci è voluto un anno, di più, un anno e mezzo, ridendo e sterminando anzi. Box. Beh, com'è? Ho paura. Bella, da vedere da fuori è bella. Qua qualcuno se l'è passata malissimo, Uscivi proprio a razzo. È la curva dove avevo più margine. Da fuori si vede bella, pure qua dietro, cioè Ma esci è di bello. seconda senza pattinare, senza niente. Io pensavo che sarebbe stata bellissima sul lungo, sull'appoggio lungo, e un po' rognosetta sullo stretto, invece è il contrario. Con questo layout qui, autobloccante come l'abbiamo tarato, gomme, angoli, in realtà butti giù in seconda sullo stretto ti esce sempre. Sull'appoggio lungo e tende ancora ad allargare un po' davanti. Da una parte è meglio che è sicura sul veloce, cioè Sì, così sì. fai veramente quello che ti pare. Però se la carichi tanto, e quell'atteggiamento che hanno le 156 che dietro ti accompagnano un po' a centro curva, lo fa, è bellissimo. Beh, è un po' quello che volevamo, no? Sì, perfetto. Cioè così ci fai tutto. Sai, vedi quelle trazioni anteriori con le ruote girate che smusano, cioè da vedere da fuori è proprio bella. È emozionante, è stato il primo passaggio proprio emozionante, guarda. Mi sei emozionato più stavolta col GT verde. Vabbè, sono due macchine differenti. Poi abbiamo fatto il 4 cilindri, il V6, e adesso o un boxer o un V8 serve. Andiamo sul V12. V12, magari. Però bella, sono contento. Bellissimo. Tu sei contento? Vedo che sei contento. Più felice del solito. L'aspettavo da 15 anni. E beh, ora ci possiamo andare a fare un giro insieme dopo 15 anni finalmente. Esatto.